a place in the northern sky. Il 26 febbraio 1992 segna una data cruciale per la nascita del black metal norvegese. I Darkthrone, sotto l'etichetta Peaceville Records, che aveva già pubblicato il loro esordio death metal Soulside Journey, pubblicano A Blaze in the Northern Sky, il primo album black metal norvegese in assoluto, segnando una svolta epocale nella storia del genere. Seppur non fosse il loro vero e proprio album di debutto, A Blaze in the Northern Sky deve comunque essere considerato tra i 10 album più importanti della storia del black metal norvegese, poiché segna la prima pietra miliare del genere. Registrato nei Creative Studios nel 1991, gli stessi in cui i Mayhem registrarono Death Crash, il radicale cambiamento di sonorità e stile causò, soprattutto all'inizio, non pochi problemi alla band. La Peaceville Records, infatti, quando li mise sotto contratto, era convinta di aver ingaggiato una band fortemente orientata verso il death metal, e la scelta di intraprendere una direzione così diversa provocò forti obiezioni e difficoltà. Lo stesso bassista della band, Doug Nielsen, si rifiutò di intraprendere quel nuovo stile, e dopo aver partecipato come session man durante le registrazioni del disco, lasciò la band. Nonostante lo scetticismo iniziale, l'album, una volta pubblicato, si affermò come il più venduto dell'etichetta inglese, consacrando i Darkthrone come una band di culto, e una delle principali icone del panorama internazionale underground. Una prima edizione in vinile di A Blaze in the Northern Sky è stata inclusa nella mostra permanente Enlightened della Biblioteca Nazionale ad Oslo, che celebra i momenti più importanti della storia culturale norvegese, dal 1100 ai giorni nostri. E così, poche settimane dopo l'uscita di A Blaze in the Northern Sky, nel marzo 1992, un altro importante tassello si aggiunse alla nascente scena black metal norvegese: la pubblicazione dell'album di debutto di Burzum. Questo lavoro, creato interamente da un giovane musicista di Bergen di nome Varg Vikernes, alias Count Grishnak, vide la luce sotto l'etichetta Death Like Silence Productions, fondata da Euronymous, figura chiave e promotore della scena black metal norvegese, nonché chitarrista e fondatore dei Mayhem, la prima band black metal norvegese formata già a metà degli anni '80. La pubblicazione dell'album di Burzum non solo confermò la crescita e la solidità del movimento, ma contribuì a definire ulteriormente i contorni di un genere che stava rapidamente prendendo forma in tutta la Norvegia. L'album venne registrato presso i celebri Grieghallen Studios di Bergen, un luogo che ha avuto un ruolo cruciale nella definizione del sound del black metal norvegese. La produzione fu curata da Pitten, un nome fondamentale nella storia del genere. Pitten, infatti, ha avuto un impatto enorme su come il suono del black metal norvegese venne rappresentato. È stato uno dei primi a contribuire in maniera decisiva alla nascita di questo stile musicale, dando forma a un suono grezzo e atmosferico che avrebbe definito l'intera scena. Durante le registrazioni, Euronymous, ovvero Øystein Arset, e Demonats, alias di Harald Nevdal, quest'ultimo membro degli Immortal, altra band black metal emergente di Bergen, erano spesso presenti in studio. Nevdal, tra l'altro, aveva precedentemente suonato con Vikernes nella band Satanel insieme ad Abbat, altro membro degli Immortal ed ex fondatore della leggendaria band death metal chiamata Old Funeral, in cui aveva militato anche Vikernes. Euronymous si recò appositamente da Oslo a Bergen per assistere alle registrazioni dell'album di debutto di Burzum e suonò l'assolo di chitarra nella canzone War e il gong in Dungeons of Darkness. Nel mandare in stampa l'album, Arset commise alcuni errori nei titoli delle canzoni, aggiungendo la parola Black in Spell of Destruction e scrivendo Deeps invece di Depths in Ea, Lord of the Deeps. Sempre nel 1992, precisamente il 1 luglio, gli Immortal, la band di Abbat pseudonimo di Olve Aikemo, e Demonats, con alla batteria Gerhard Herfindal alias Armageddon, pubblicarono il loro album di debutto, Diabolical Full Moon Mysticism. L'album venne registrato ai Grieghallen Studios, ancora una volta sotto la guida di Pitten. Curiosamente, Abbat fu il primo a collaborare con Pitten anni prima, quando registrò un demo con la sua prima band death metal, gli Old Funeral. Questo legame nacque grazie all'amicizia tra il padre di Tore Bratseth, chitarrista degli Old Funeral, e Pitten,
che accettò di aiutare i giovani musicisti nella loro prima esperienza in studio. Demonaz e Abbat, accomunati dalle stesse amicizie e dalla frequentazione della stessa sala prove a Bergen, provenivano rispettivamente dagli Amputation e da appunto gli Old Funeral. Seguendo un percorso simile a quello dei Darkthrone, anche gli Immortal, dopo aver registrato un demo tape in puro stile death metal, la cui copertina fu disegnata dall'allora cantante dei Mayhem, Dead, decisero di abbandonare queste sonorità per immergersi completamente nel nascente movimento black metal norvegese. L'uscita di Diabolical Full Moon Mysticism spianò alla band la strada per diventare una delle formazioni più promettenti e influenti della scena norvegese. L'album, intriso di influenze grezze e primitive, catturava perfettamente l'essenza del black metal di quel periodo. Crudo, malvagio e profondamente legato ai paesaggi innevati e alla natura selvaggia della Norvegia. Il debutto proiettò rapidamente gli Immortal nell'elite della scena underground, consacrandoli come una delle realtà più significative e innovative del genere. Il 21 febbraio 1994, sotto l'etichetta Candlelight Records, arrivò il turno del debutto degli Emperor, un'altra band norvegese destinata a diventare leggendaria nella scena black metal. L'album, intitolato In the Nightside Eclipse, venne registrato anch'esso presso i rinomati Grieg Allen Studios, con la consueta supervisione di Pitten. La band, all'epoca formata da Ishan, Vegard Sverre Tveitan, Samot, Thomas Tormod Haugen, Chort, Terje Vik Shea e Faust, Bård Guldvik Aitun, completò la registrazione dei brani nel 1993. Tuttavia, gli arresti di Samot per il coinvolgimento nei roghi di chiese e di Faust per l'omicidio di un uomo in un parco di Lillehammer causarono ritardi significativi, rinviando il missaggio e la pubblicazione dell'album all'anno successivo. Come accaduto per molte altre band, anche gli Emperor, almeno Ishan e Samot, avevano radici nel death metal. Prima di formare gli Emperor, infatti, facevano parte insieme a un altro musicista di nome Ildjarn e al batterista Torbjörn Ackerhaugen, della band death metal Thou Shalt Suffer. Per un breve periodo, negli Emperor al basso, suonò anche Håvard Ellefsen, alias Mortis, un altro personaggio ben conosciuto nella scena black metal, che contribuì alla stesura di alcuni brani di In the Nightside Eclipse. Tuttavia, durante i problemi legali che coinvolsero Samot e Faust, Mortis decise di lasciare la band e trasferirsi in Svezia, dove avviò il suo progetto solista. La copertina dell'album fu disegnata dallo svedese Christian Wåhlin, membro fondatore della leggendaria band svedese Grotesque, insieme a Thomas Lindberg, Alf Svensson e Thomas Eriksson. Successivamente i Grotesque cambiarono nome in At the Gates, ma Wåhlin non fece mai parte di questa nuova formazione. Appena un giorno dopo l'uscita di In the Nightside Eclipse degli Emperor, ovvero il 22 febbraio 1994, i giovanissimi Enslaved pubblicarono il loro album di debutto, Viking Liger Veldi. Il disco uscì sotto l'etichetta Deathlike Silence Productions, fondata da Euronymous, tragicamente scomparso pochi mesi prima in seguito al suo assassinio per mano di Varg Vikernes. Ivar Björnsson e Grutle Kjellson iniziarono la loro carriera musicale nella band Death Metal Phobia. Dopo lo scioglimento del gruppo, influenzati da Demonaz degli Immortal e dalla scena gravitante attorno al negozio di dischi Helvet di Euronymous, si avvicinarono al black metal. Animati da una profonda passione per la mitologia e la storia norvegese, i due, allora giovanissimi, Kjellson aveva 17 anni e Björnsson appena 13, fondarono gli Enslaved, ispirandosi al titolo di una canzone degli Immortal, Enslaved in Rot. Con Kai Johnny Mosaker, alias Trim alla batteria, il trio registrò il loro album di debutto presso i Grieg Allen Studios, collaborando con l'immancabile Pitten. Durante le sessioni di registrazione, si avvalsero anche del supporto di due tecnici della batteria d'eccezione, Hellhammer, batterista dei rinomati Mayhem, e Padden, batterista dei leggendari Old Funeral. Nel marzo del 1994, una nuova band si affacciò sulla scena black metal con un album di debutto destinato a lasciare il segno, i Satyricon.
nati dalle ceneri di un progetto precedente chiamato Eczema, che includeva musicisti che avrebbero fatto la storia del metal norvegese, come Carl Mikkel Eide, successivamente negli Ulver, è noto per il suo lavoro con Aura Noir e Død Heimsgard, e Håvard Le Marchand Jørgensen, chitarrista e anch'egli futuro membro degli Ulver, con il loro primo album, Dark Medieval Times. I Satyricon portarono una ventata di innovazione, combinando l'aggressività primordiale del black metal con evocative atmosfere medievali, gettando le basi per un nuovo capitolo del genere. Il disco venne registrato da Sigurd von Graven, meglio conosciuto come Satyr, e dal batterista Kjetil Vidar Haraldstad, alias Frost, con il contributo alle chitarre di Jørgensen, che però non fu accreditato nell'album. Prima delle registrazioni, Satyr, alla ricerca di un batterista, entrò in contatto con Frost grazie a Bård Faust Eitun, all'epoca batterista degli Emperor, che consigliò al futuro frontman dei Satyricon di rivolgersi a lui. Questo incontro si rivelò fondamentale per definire la formazione che avrebbe dato vita all'iconico album di debutto e segnato l'inizio della carriera di una delle band più influenti della scena black metal internazionale. Satyr a quel tempo, appena diciottenne, pubblicò il disco attraverso la sua etichetta indipendente, la Moonfog Productions. Il 24 maggio dello stesso anno venne pubblicato De Mysteris Dom Satanas, l'album che oggi è considerato un vero e proprio manifesto del black metal norvegese. Questo disco dei Mayhem segnò un punto di svolta cruciale per la scena, consolidando l'estetica oscura e i temi radicali che avrebbero definito il movimento. La sua uscita non solo consacrò i Mayhem come una delle band più influenti del genere, ma attirò anche l'attenzione internazionale sul black metal norvegese. Un fenomeno che tra innovazione musicale e scandali stava rapidamente acquisendo notorietà. Con la sua combinazione di brutalità sonora e un immaginario intriso di occultismo, De Mysteris Dom Satanas divenne il simbolo di quella che sarebbe diventata una delle scene musicali più controverse della storia del metal. Registrato presso i Grieg Allen Studios tra il 1992 e il 1993 sotto la supervisione di Pitten, The Mysteries Dom Satanas nacque in uno dei periodi più travagliati e drammatici nella storia dei Mayhem. La band aveva vissuto la tragica scomparsa del cantante svedese per Yngwie Olin, alias Dead, avvenuta nell'aprile del 1991. Prima della sua morte, Dead aveva scritto la maggior parte dei testi dell'album, incluso quello di Life Eternal, ritrovato poi accanto al suo corpo. Necro Butcher, storico fondatore della band insieme a Euronymous, abbandonò il gruppo a causa del comportamento controverso di quest'ultimo, in seguito alla morte del cantante. L'album fu così registrato con Euronymous alla chitarra, Hellhammer alla batteria, Varg Vikernes al basso e in un secondo momento Attila Sihar alla voce. Quest'ultimo già noto per il suo lavoro con i Tormentor e per il progetto sperimentale chiamato Plasma Pool. Snorre Rush, alias Blackthorn, membro dei Thorns, si occupò invece della revisione e dell'adattamento di alcuni testi delle canzoni. Inoltre, un suo riff, originariamente presente nel demo Grimirk e nella traccia Lonely Child, venne integrato da Euronymous come riff principale della canzone From the Dark Past. Il disco venne pubblicato circa un anno dopo la morte di Euronymous, assassinato da Varg Vikernes, nell'agosto del 1993. Anche Snorre Ruch, presente la sera dell'omicidio, fu successivamente condannato per il suo coinvolgimento nell'accaduto. A seguito della morte di Euronymous, la sua famiglia chiese a Hellhammer di rimuovere dall'album le parti di basso suonate da Vikernes. Tuttavia, sembra che questa richiesta non fu mai rispettata, e le tracce di basso rimasero invariate nell'album finale. Nell'autunno del 1994, un'altra band, i Gorgoroth, fece il suo ingresso nella scena musicale con l'album di debutto, guadagnandosi immediatamente un posto tra le leggende della storia del black metal. Orfani del bassista Kjetar, che lasciò la band nel 93 e venne coinvolto nelle vicende legate ai roghi delle chiese in Norvegia, i Gorgoroth, guidati da Infernus alla chitarra, Hat alla voce e God Pervertor alla batteria, reclutarono Samoth degli Emperor come bassista. Registrato quasi inevitabilmente nei leggendari Grieg Allen Studios, il disco intitolato Pentagram divenne rapidamente una pietra miliare del black metal. Con la sua intensità cruda, la voce inconfondibile di Hat, i riff abrasivi di Infernus e l'ottima performance alla batteria di Goat, l'album catturò l'essenza oscura e selvaggia del movimento, riportando le sonorità più grezze e primordiali del black metal, lontano dalle influenze più melodiche che stavano iniziando a diffondersi nel panorama musicale dell'epoca. Da quel momento in poi, i Gorgoroth continuarono a mantenere la loro essenza inquietante e innovativa,
affrontando cambiamenti di formazione e suscitando polemiche che, lungi dall'intaccare la loro reputazione, rafforzarono ulteriormente la loro posizione di band di culto.